Ciao amici di Retro Edicola Videoludica, oggi vi parleremo di un classico, Doom, della ID Software del 1993. In realtà ho pensato molto a come poter parlare di questo gioco, che è più di un gioco appunto, è un'icona pop, è il nome di una saga, è il nome di un'icona popolare che è rotolata così forte che ancora oggi lo ritroviamo in ogni film, musica, letteratura. Per chi si fosse sintonizzato ora col pianeta Terra, lo diciamo brevemente, è effettivamente il primo gioco a sparatutto. Certo, prima è venuto Wolfenstein, ma se vogliamo dire cos'è uno sparatutto e dove incomincia, è sicuramente Doom. È un gioco che nella sua semplicità, alla fine siamo un soldato in un labirinto pieno di demoni, che arrivare da un punto A a un punto B sembrerebbe semplice. Fatelo se siete capaci. Il gioco prevede un motore grafico simil 3D, simil perché è sì tridimensionale, ma non potremo alzare o abbassare la testa, anche se poi le varie mod lo hanno concesso e tutto sommato c'è effettivamente un soffitto e un pavimento. Ma il fatto che possiamo solo occuparci di due direzioni più l'eventuale strafe per scattare a destra o a sinistra rende il gioco molto fluido e dinamico. Il tutto è accompagnato ovviamente da armi ormai iconiche. Oltre alla classica pistola, la sparapiselli per antonomasia, abbiamo il fucile a canne mozze, nel 2 è diventato addirittura doppietta, veramente l'arma più iconica e cattivissima. E poi abbiamo il mitragliatore a canne rotanti che rasa al suolo tutto quello che trova. Ad esempio è stato ripreso nel film Predator con Schwarzenegger. L'arma che usa l'indiano per rasare la foresta e beccare il Predator, ecco, viene proprio da Doom, un'arma che non potrebbe esistere ma che è troppo bella da non poter essere resa a schermo. Poi abbiamo il fucile a plasma, classicissimo anche questo, fino ad arrivare all'arma suprema che è il BFG 9000, il Big Fucking Machine. Beh, un nome così è l'arma totale. Usando tutta la potenza di fuoco che dispone il Dumb Guy, il protagonista del gioco senza nome, distrugge tutti i nemici a schermo. È stata resa più e più volte, ma la sua forma è iconica, quindi questa specie di astronave gigantesca che spara questo lampo di energia e distrugge tutto. Nel gioco originale, il primo Doom, i livelli, i capitoli sono 3. Il primo, che poi è anche quello shareware, stimato addirittura scaricato da 15 milioni di persone, per farvi capire quanto è forte questo gioco, quanto è stato giocato e quanto è giocato ancora. Abbiamo il secondo livello che è intermedio fino ad arrivare al terzo dove si arriva veramente all'inferno e si vede il finale del gioco, che non ve lo svelo, ci giocherete, se ancora non l'avete giocato dovete farlo. Il tutto ovviamente non sarebbe bello se avessimo queste belle armi senza qualcuno che scaricargliele addosso, e quindi abbiamo tutto il bestiario, questi soldati, parte dal soldatino rinnegato fino ad arrivare a quello con la mitragliatrice. Abbiamo poi l'Imp, che è questo demone classicissimo che ci lascia palle di fuoco perfettamente dritte, il vera icona se vogliamo di Doom, completamente marroncino, che digregna i denti. Poi abbiamo il Cacodemone, questa palla di ciccia volante, che poi è stata fatta nel 2 anche la versione dove spara fuori gli skull, questi teschietti volanti, fino ad arrivare a ogni altra aberrazione che conoscerete più avanti. I baroni dell'inferno, attenzione. Doom se vogliamo è tutto qui, a parole. Di fatto è stato un gioco che più lo giocavi e più te lo sognavi di notte. Un gioco che giocato di notte da soli fa veramente paura. Un gioco che è con la sua atmosfera è entrato nel mito, come è giusto che sia. Hanno fatto poi dei seguiti e quant'altro, ma il primo gioco è veramente, secondo me, insuperato. Il gioco, se vogliamo, è qua. Quello che io volevo sottolineare in questo video è la sua importanza iconica, la sua presenza nella cultura popolare. Di Doom io giocavo tantissimo con mio fratello, mi ricordo che per farci coraggio giocavamo in due, io muovevo e quello che a scappare era un campione e mio fratello è quello che smanettava sul tasto fire fino a quando consumarlo. Doom è quel gioco che tutti noi vogliamo effettivamente, che ha, se vogliamo dire, è quasi arcade, alcuni lo definiscono ignorante nel gameplay. Proprio vai diretto, sparato contro orde di mostri e basta. Ci sono voluti anni prima di vedere qualcosa di simile, che con il suo seguito le nuove generazioni hanno un nuovo gioco che si chiama Doom, non è Doom 4 ma proprio Doom, che ne reinterpreta le gesta e ne riprende la meccanica. Tutti gli altri sparatutto, se vogliamo, sono più tattici, quello che il cambio di arma, ci aggiungi l'arma, ci fai qualcosa, guardi in alto, guardi in basso, ma tutto rallenta il gioco. Invece Doom è diretto, arriva diritto al cuore del giocatore e secondo me lo butta giù. Il gioco è infinitamente esplorabile, infinitamente giocabile,
Come poi non citare che Doom è stato il primo gioco che ha creato il LAN party, quindi giocatori che si fronteggiano nella stessa arena, nello stesso mondo di gioco. È vero, era ancora molto grezzo, potevano prendere parte al gioco 4 giocatori e fronteggiarsi. In realtà non c'è un vero LAN party, perché se prendevi ad esempio il tasto X tu potevi uscire, potevi farlo cooperativo o uno contro l'altro, ma eri tu che lo decidevi come giocarlo. Però è molto importante, addirittura ci sono state università nel mondo che hanno vietato l'uso di Doom nelle università perché saturavano la banda, quindi è veramente bello anche sotto questo aspetto. Ci sono voluti anni per vedere il seguito, Doom 3 con il suo gameplay, metti la torcia o spari, poi è stato vabbè corretto, lo scary jump, quindi lo spavento fatto dal momento dopo un atto di buio esce fuori un mostro. Ecco, questo non era il vero Doom, non è il vero il gameplay originale e i veri fan non l'hanno mai apprezzato, snatura molto. Infatti basti pensare che tra le tante mode permette di vedere la luce e sparare come ogni Doom guy deve saper fare. Ad esempio hanno tolto la fisica curva alla palla dell'imp che è tornato perfettamente dritto. Un passo addirittura ha rifatto il primo livello di Doom con un nuovo motore grafico che comunque è un gioiello ancora oggi. Siamo dovuti correre, come dicevamo, a tempi moderni, nel 2018, per vedere un altro vero Doom, il quarto, che poi è stato chiamato semplicemente Doom, anche se è fin troppo semplice, da vecchio appassionato. Secondo me è un vero Doom quello, veramente ignorante per usare un termine forte ma concreto del gioco, molto diretto, con queste orde di demoni e poca tattica, tante pallottole. Direi che abbiamo detto tutto di Doom. Il mio consiglio, se non l'avete ancora giocato, giocatelo, perché è una vera esperienza di gioco. Lo potete trovare dappertutto, basti pensare che nelle infinite trasposizioni l'hanno fatto su un display di un tester di gravidanza, l'hanno fatto andare a patate su una calcolatrice. Non avete scuse per provare Doom. Nient'altro da dire, tanti saluti da Mauro, stay together, play forever.